Oggi parleremo di seduzione e in particolar modo come entrare nella mente di un uomo e creare interesse. Ti parlerò di 3 mosse specifiche che ti permetteranno appunto di far sentire attratto l'uomo che desideri sedurre passo dopo passo. Io sono Domenico Iapello, sono un love coach formato in PNL e su questo canale ormai da tanti anni parlo di riconquista, seduzione, relazioni di coppia e crescita personale. Se ti va, iscriviti appunto al mio canale, attiva la campanellina, così ogni volta che pubblicherò un nuovo video potrai ricevere in anteprima appunto una notifica che ti permetterà di guardarlo in modo immediato. Ora, detto questo, andiamo a noi. Come ti dicevo, parleremo di seduzione, quindi come entrare nella mente di un uomo e soprattutto creare interesse. Sebbene questa non è una cosa immediata, è una cosa che molto spesso richiede strategia e tempo. Quando io parlo di strategia, in modo particolare, voglio far passare quello che è un messaggio molto più profondo, perché qui sul web da un po' di anni si parla di seduzione come se fosse chissà cosa, le strategie X, Y, eccetera, eccetera. Ecco, non è questo il mio modo di intervenire su questa tematica, anzi, ritengo proprio la seduzione come qualcosa di molto importante all'interno della coppia. E quando parlo di strategia, in modo particolare parlo di tutti quei miglioramenti che da questo momento in poi puoi acquisire per te stessa, per la tua vita, anche sul lavoro, ok? Quella per me è seduzione, quella per me è strategia. Ecco perché non è facilissimo implementarla in modo immediato, perché ognuno di noi negli anni continua a fare sempre le stesse cose in modo reiterato fin quando il cervello percepisce quel nuovo sistema, quel vecchio sistema e lo mantiene tale. Il nuovo sistema appunto è quello che puoi costruire da qui in poi e per abituare la mente ad entrare in quell'ottica non è facilissimo. Io ti svelerò queste prime 3 mosse che ti permetteranno da subito di ribaltare, ok? Quelle che sono le tue relazioni, il tuo modo di attrarre, il tuo modo di sedurre appunto un uomo e di conseguenza entrare nella sua mente e creare interesse. La prima mossa che voglio svelarti è un qualcosa che da questo momento in poi non dovrai più fare, ok? Quindi è un errore da evitare che paradossalmente ti porterà molti, ma molti benefici. Qual è questo errore da evitare? Qual è questo atteggiamento da evitare? Le esagerazioni. Molto spesso, quando si conosce una persona, all'inizio si ha quella fase di titubanza, no? Quella fase di timore, quasi di paura a fare un passo in più su determinate cose. Nel momento in cui questo passo viene fatto, per evitare di perdere quella persona, si entra nell'ottica dell'esagerazione e quindi parole importanti, gesti importanti, regali e quelle che io chiamo anche servitù. Servitù significa mettersi al servizio dell'altra persona e fare tutto ciò che desidera pur di non perderla. In questo modo cosa si fa? Si perde, quindi paradossalmente, lo smalto, la propria femminilità, ok? E questo purtroppo è un errore che io vedo ormai giornalmente dalle tante persone che mi contattano e che comunque mi ripetono puntualmente mi parlano puntualmente, mi raccontano di questa forma di errore, ok? Che non è un errore vero e proprio, ma è un atteggiamento disfunzionale che nel tempo porta l'uomo a non essere attratto da quella persona. Quindi l'esagerazione in tutto è qualcosa da evitare. L'opposto di esagerazione per me è equilibrio, quindi cercare di creare il giusto equilibrio in tutte quelle che sono le azioni che compirai da questo momento in poi. Quindi prendi carta e penna e scrivi no all'esagerazione. Punto. Per spiegarti la seconda mossa ti faccio una domanda. Cosa sai veramente di questo uomo?
Cosa conosci profondamente di questo uomo? Quali sono le sue ambizioni? Quali sono i suoi sogni? Quali sono le ferite che porta dal passato? Quali sono le paure? Quali sono invece i desideri? Cosa lo attrae di più? Vedi quante cose ti sto suggerendo. Ma quante di queste cose le conosci profondamente? Perché ricorda che conoscere queste cose in modo profondo, quindi chiedere queste cose gradualmente e cercare di conoscere in modo profondo, non farà altro che darti risposte profonde. E quindi sullo stesso piano di profondità, quest'uomo sarà sempre più attratto da te e sarai tu ad entrare nella sua mente, no un'altra comune donna che si limiterà a gestire il rapporto. Quindi vediamoci, mi viene a prendere in macchina, andiamo a fare sesso, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi la realtà dei fatti è che nessuno cerca di entrare nella profondità dei rapporti. Quindi questo è il secondo consiglio che ti do. Chiedi e cerca di capire cosa vive in profondità, perché a domande profonde corrispondono risposte profonde. La terza mossa per attrarre un uomo e per creare appunto interesse in lui è la strategia seduttiva, che devi avere. Devi avere una strategia seduttiva, perché altrimenti, ok, è vero, apro una parentesi, è vero che i rapporti di coppia dovrebbero essere la cosa più naturale possibile, quindi vivere di istinto, vivere di interesse, di amore, di suspense, insomma tutta una serie di elementi che sono legati alla naturalezza, è vero, ma deve esserci anche una strategia, perché altrimenti ci sarà un'altra donna che deciderà di utilizzare questa strategia e te lo soffierà via, capisci? Quindi quando io parlo di strategia seduttiva, quello che ti consiglio di fare, prendi carta e penna e cerchi di capire qual è il suo punto debole. Soltanto una volta che avrai capito il suo punto debole o i suoi punti deboli, da lì potrai costruire una strategia seduttiva per cercare di compensare questi punti deboli. Ora ti faccio anche un esempio perché voglio farti capire proprio in modo tangibile come comportarti. Qual è l'esempio che ti porto? Allora, metti caso che quest'uomo abbia difficoltà a comunicare, quindi banalmente dico anche a parlare in italiano, ad esporsi, a fare un discorso piuttosto articolato, mentre tu dall'altra parte hai una grande abilità a comunicare. Mettiamo che sia questo l'esempio, ok? Tu capirai questa cosa, quindi una volta che lo osserverai attentamente, capirai questa cosa, prendi carta e penna e ti segni questa cosa. Dici, lui, il suo punto debole è comunicare, non riesce a comunicare bene. Ok, cosa bisogna fare? Costruire a questo punto la strategia. E la strategia non può essere quella di invitarlo a parlare, perché lì faresti un buco nell'acqua. Anche banalmente quelle persone, quelle donne che dicono, cosa mi racconti di te? Parlami un po' di te. Lì hai fatto un buco nell'acqua. Lì quella persona non sarà attratta da te mentalmente, ma lui non lo sa il perché, semplicemente a pelle. Perché avendo questa difficoltà, questo punto debole, farà una grande fatica, un'immensa fatica a comunicare con te. Allora cosa farai? Ti faccio un esempio. Potresti dirgli, facciamo un gioco, io ti dico 3 cose di me, 3 caratteristiche di me, solo una di queste è vera, vediamo se scopri quale. Ok? Cosa succede in questo caso? Tu dirai 3 cose, io sono, che ne so, simpatica, sono lunatica, sono determinata, ok? Ho fatto 3 esempi banali. Lui ti dovrà semplicemente dire uno di questi termini, non dovrà sforzarsi, non dovrà comunicare più di tanto, però allo stesso tempo si sente sereno, si sente a suo agio. Sentirsi a suo agio, tradotto, significa essere attratto e interessato da te, perché sei tu quella donna che è riuscita a capire questo punto debole e a trasformarlo in strategia seduttiva. Per me questa è la strategia seduttiva. Ora, detto questo, spero che questi consigli ti siano stati utili. Se ti va puoi commentare qui sotto e dirmi cosa ne pensi, mi farebbe veramente piacere, o anche consigliarmi qualche video che vorresti vedere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
E non solo, in descrizione troverai tutti i link che ti rimandano ai miei canali sociali, dove all'interno pubblicherò tutta una serie di contenuti gratuiti che ti saranno utili per riconquista, seduzione, coppia e crescita personale. Ora ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!